Cari amici di Lumafusion Italia, benvenuti nel primo video dedicato alla versione 3.0. Andiamo a vedere le principali novità, ma sono veramente tante. Una cosa che ci tengo a dirlo, io ho ovviamente l'iPad 2017, sapete tutti, il 12 pollici e il 10 pollici. Non intendo cambiare iPad solo per utilizzare il drive esterno perché ho tanta memoria. Quindi il mio amico e collega Ermanno Azzolini mi ha fatto il dono di far vedere ovviamente come si collega l'hard disk e come si utilizza, ma la cosa non è diversa da come utilizzare ovviamente un drive collegato iCloud, diciamo al file, ok, nella stessa maniera, solamente cambia ovviamente che potete utilizzare il drive per lavorare direttamente sul drive, quindi chi ha poca memoria ha un vantaggio non indifferente, però diciamo che vista la mia situazione di RAM, memoria tanta è tanta, quindi per me 256 giga sono tanti, non intendo cambiare iPad, mi dispiace, quindi questa funzione è stata fornita dal buon Ermanno Azzolini, che vi invito a visitare il suo canale per vedere che ovviamente lui si occupa di tante cose, quindi può essere interessante anche per voi. Detto questo, passiamo subito al video e ci sentiamo per i saluti finali. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie. Ridimensionamento interfaccia utente. Prima funzione molto interessante è il ridimensionamento dell'area di lavoro. Come si fa? Molto semplice. Vedete questa indicazione, questa specie di croce, basta puntarla, tenere premuto un attimino, qualche decimo di secondo, e si può tirare ovviamente come a piacimento le finestre, ovviamente allargare più il preview, il timeline o la libreria. La cosa bella è che se noi lasciamo così il nostro area di lavoro, spegniamo Lumafusion e andiamo a riprenderlo, vedete che praticamente l'area di lavoro rimane la stessa. In ogni situazione di layout si può fare questo giochetto qui, vedete anche qui c'è ovviamente il simbolino che indica che possiamo variare il layout, anche in tutti gli altri sempre lo stesso posto, varia la posizione ovviamente del nostro simboletto, questo è qui, aspetta che acchiappo, ok, qua, e abbiamo anche la possibilità in questa situazione qua, ovviamente quando abbiamo il preview e la timeline o la libreria. In questo caso abbiamo solamente una lineettina, vedete, andiamo su e giù, ecco qua, qui, e anche qui la stessa cosa, abbiamo sempre la stessa lineetta che andiamo avanti e indietro. Poi andiamo a vedere anche la stessa cosa nella parte della modifica delle clip. Differenti modalità di inserimento clip. Cosa cambia nel modo di inserire una clip con questi connetta qui? Cambia questo, se io ovviamente clicco 2 volte, vedete, viene inserita la clip, oppure se io faccio così nuovamente su questa e vado a cliccare sull'iconetta, viene inserita la clip. Ok, ma se io prendo un'altra clip e clicco lungo su questa iconetta qua, vengono fuori queste 3 voci, che sono: la prima inserisce, come abbiamo visto, nella traccia principale. La seconda sovrascrive, spezzando la clip ma cancellandola a questo punto, cancellando la parte che cede. E invece la terza, molto interessante, posiziona sulla seconda oppure sulla terza, la quarta, la quinta, la settima e vai discorrendo così. Quindi andiamo a vedere prima di tutto come sovrascrive la traccia. Prendiamo una più piccolina possiamo prendere anche questa grande, però vedrete che se io faccio così, sovrascrivo, vedete che il mio pezzo, ok, dell'altra clip viene cancellato. Invece se io prendo un'altra clip più piccola, per farvi vedere ovviamente la differenza, e vado a fare inserisci principale, la mia clip viene spezzata ma non cancellata, ok? Siamo tutti d'accordo su questa funzione? Spero di sì. Se invece io vado a inserire sulla seconda traccia, vedete, inserisce sulla seconda traccia, io prendo un'altra clip, vado a fare la stessa cosa, vado di nuovo a fare, vedete, sulla terza ovviamente appare la mia clip, scusate, oggi sono un po' lento, non me ne vogliate, e così via, ok? Ci sono anche, per chi ha la tastiera, la possibilità di cliccare sulla W per aggiungere
sulla traccia principale una clip. Se facciamo W, ok, viene praticamente di nuovo inserita la clip, come nella funzione che abbiamo visto prima, inserisci, non sovrascrivi, ok, spezzando la clip in due. Ma se andiamo adesso a prendere un'altra clip e dare il comando E, vediamo che viene sovrascritta, ok, la clip dove ci troviamo noi. Rifacciamo la stessa cosa, ok, sovrascritta. Quindi tasto W per inserire una clip nella timeline, nella prima, diciamo, nella prima traccia, e per sovrascrivere. Ma abbiamo anche un altro tasto, ovviamente ho studiato. Abbiamo il tasto Q, io vado a prendere un'altra clip, Q, vedete viene inserita di nuovo lì, un'altra clip, ok? Abbiamo anche la possibilità di usare le scorciatoie da tastiera. Selezione delle clip sulla timeline. Una cosa che è cambiata nella selezione delle clip è questa. Se io, ovviamente sappiamo che cliccando su questo tasto possiamo selezionare tutte le clip, ok, tirando ovviamente il lazzo, diciamo, chiamiamolo lazzo, e selezionando tutte le clip, oppure facendole manualmente col mouse o col dito, quello che volete, con la penna. Però vedete che si sono formate queste due manigliette, che se io adesso rimpicciolisco un po' la time per farvele vedere, se io vado a stringere, vedete che seleziona mano a mano praticamente le clip che racchiudo ovviamente tra queste maniglie. Quindi cosa faccio? Faccio così e vado a cancellare di botto tutte le mie clip. Attenzione a questo comando, molto pericoloso ma molto bello. Equalizzatore grafico multibanda. Ragazzi, mi scuserete i rumori che ci sono, ma io non ci posso fare nulla, quindi siamo qui al mare, quindi siamo all'aperto con le finestre, quindi i rumori entrano nel microfono, faccio quello che posso. Dunque, l'equalizzatore grafico, sentite quest'audio veramente scarso di questo microfono con cuffia? Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video. Ecco, adesso andiamo a vedere come possiamo migliorare quest'audio ovviamente scadente di questo microfono. Quindi l'equalizzatore è qui, ok? Guardate che bello, nella sua bellezza, abbiamo le bande che si possono ovviamente variare sia da questi slider che direttamente sul grafico. Allora andiamo a sentire e possiamo farlo in tempo reale. Director Multicam Studio, l'applicazione per iPad che abbiamo visto, che vi permette di utilizzare l'iPad come un banco di regia e gli iPhone come punti di ripresa. Mi avete chiesto in tanti, ma se io non ho un iPad come faccio? Bene, Director Studio esiste anche per Mac. Una cosa da precisare: avete sentito come potete migliorare l'audio, ovviamente avete anche gli altri controlli che è il gain, quindi possiamo alzare il volume e andiamo un po' a sentire cosa abbiamo combinato. Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video dedicato a Director Multicam Studio, l'applicazione per iPad che abbiamo visto, che vi permette di utilizzare l'iPad come un banco di regia e gli iPhone come punti di ripresa. Mi avete chiesto in tanti, ma se io non ho un iPad come faccio? Ok, quindi l'equalizzatore grafico molto importante, un'aggiunta molto molto importante. Audio plugin units di terze parti. Altra cosa interessante è la possibilità di inserire delle plugin di terze parti, non tutte compatibili, però ce ne sono tante. Una cosa che vi voglio far vedere è anche la possibilità di avere divise i vari effetti già inseriti in LumaFusion. E un'altra cosa, ovviamente anche qua abbiamo la possibilità di ridimensionare le nostre finestre, ok? Quindi molto comodo. Come si fanno a installare queste plugin in terze parti? Sicuramente bisogna andare nell'Apple Store a cercare delle plugin compatibili. Io ho trovato tante plugin, ne sto provando e ovviamente ho visto quelle che hanno fatto i nostri amici di LumaTouch, quindi ho già scaricato quelli della 0, ok? Che andiamo subito a prenderci. Allora, ecco qua, allora, vediamo un po', 0, vedete qua, sono tutti della, se io metto adesso, scrivessi, invece di fare il furbetto, faccio 0, vengono fuori queste plugin che io ho trovato. Andiamo per dire a mettere il chorus e andiamo a mettere il reverbero, ok? Sì. Ok, andiamo a scaricare questi due plugin e poi vediamo come utilizzarle. Ok, le abbiamo messe, si torna in LumaFusion.
E a questo punto si fa come al solito, si va qua dentro e si aggiungono trascinandole. Vedete che c'è anche praticamente la mia applicazione che è per riduzione del rumore, che potremo utilizzare sicuramente in questo filmato. Faccio così, trascino di qua, 1 e 2. Come esco dalla mia finestra me li ritrovo qui, perfetto. A questo punto se voglio aggiungere un riverbero o un chorus sulla mia voce posso cliccare sull'icona corrispondente e andare a sentire che cosa succede. Bene, Director Studio esiste anche per Mac. Una cosa da precisare, anche qui posso ridimensionare ovviamente la finestra e posso ovviamente agire sugli slider, ok, che ci sono da questa parte. Posso andare anche a inserire la mia plugin per ridurre il rumore, se voglio la prendo, la sposto di qua e la vado a utilizzare come tutte le altre. Funziona bene su Mac, ma non di diciamo di generazione molto vecchia, tipo il mio 2012 fa molta fatica, soprattutto. Quindi ragazzi, molto interessante questa funzione, poi ne troverò altre e ve le metterò in descrizione e anche sul sito che praticamente vi linkerò tutte quelle che sono ovviamente gratuite. Stabilizzazione video. Look and load da Final Cut. Sicuramente una delle funzioni più attese è lo stabilizzatore che arriva direttamente dalla plugin di Final Cut Lock and Load. Quindi andiamo a prendere due video che ho fatto così tanto per dare l'idea, uno con zoomato addirittura, ok? Questo è normale. Okay, e questo invece con lo zoom per 2 per vedere ovviamente come dire la stabilizzazione fin dove arriva, ok? Quindi facciamo prima questa, ok? Leviamo l'audio perché non ci interessa. Perfetto. Andiamo a mettere la nostra clip perché ovviamente le prende nel formato che abbiamo deciso di utilizzare, diciamo l'aspetto, ok, prendiamo questa, la spostiamo di là, ok, di là. La Luma Touch mi ha criticato il mio video che ho messo, quello dell'iPhone 7, ma era per far vedere anche chi ha un device molto vecchio che può stabilizzare un po'. Comunque non me la sono presa, comunque va bene lo stesso, mi ha detto che era una meta di schifezza e io me la sono tenuta. Ok, quindi ora cosa si fa? Si va su quest'iconetta nuova, vedete che è venuta qua al centro, e andiamo su stabilizzazione. Abbiamo ovviamente questi 6 preset, ovviamente, possiamo iniziare da un media e andiamo a vedere che succede dando ovviamente il play. Io ovviamente qua ero in discesa, un po' anche la strada disconnessa. Andiamo a mettere l'ultima, praticamente che dovrebbe essere molto più forte. Beh ragazzi, decisamente la stabilizzazione funziona. Abbiamo tanti parametri, addirittura abbiamo anche la possibilità di eliminare, sapete quando fate delle carrellate, delle panoramiche, ogni tanto sia gli smartphone ma anche le videocamere tendono a distorcere un po' l'immagine. Qui invece abbiamo tutti i parametri per forzare ovviamente gli assi, ok? Come funziona in un gimbal. E qua abbiamo anche la possibilità di avere più zoom o meno zoom. Abbiamo altri parametri, ovviamente questo che io sinceramente non ho capito, cioè qua andiamo a vedere praticamente la stabilizzazione, cosa fa, vedete quando, ok? E potete decidere di cambiare lo sfondo. Perdonatemi, ma non so lo scopo di questa funzione perché non riesco a immaginare adesso questa, diciamo, questa funzione, cioè non riesco a immaginare, adesso mi è venuta l'idea, può darsi che facendo poi uno sfondo tutto bianco la cosa cambi, però. Oppure non so, per tener conto e tenere d'occhio quanto abbiamo stabilizzato, però vabbè. Comunque, a prescindere, come dicevo il buon Totò, vedete qua abbiamo anche lo zoom, possiamo zoomare di più, ovviamente facciamo più crop, quindi la stabilizzazione è ancora più accentuata
è ancora migliore. Ma adesso passiamo alla stabilizzazione, quella che ho fatto, il zoom per 2, che questo è proprio mossissimo come video. Andiamo a sostituire 1 e 2. E andiamo ovviamente a rimettere, ecco, la stabilizzazione bisogna rimetterla, ok? Non vale quella che c'è, quindi andiamo a rimetterci la stabilizzazione e vediamo che succede. Dai ragazzi, su. Direi che funziona molto bene, eh. Avete visto come è mosso? Aspettate, perché è più lungo questo, più corto quell'altro. Dunque, perché è più corto quell'altro? Aspettate che l'allungo, perché deve finire insieme. Sapete che io sono un po' così maniaco, tipo Steve Jobs. Ok, andiamo indietro e rivediamoli. Guardate un po', eh? Niente male, questo è lo zoom per 2 dell'iPhone 8 Plus, eh. Non stiamo parlando di 3, 12, 15, 20, 28 mila iPhone, quindi abbiamo una stabilizzazione veramente, veramente ottima. Utilizzare un drive esterno. Ciao Gennaro, ciao amici di Smart Video Photography. Vediamo allora sull'iPad con porta USB-C come si può utilizzare un file esterno, cioè un file su hard disk esterno o chiavetta USB con LumaFusion, con l'ultima generazione. Faccio vedere anche come sono collegato, scusate la postazione un po' infelice, ma sono una postazione provvisoria. Vedete che ho l'USB-C collegata a questo piccolo hub, ho portato l'alimentazione all'hub e collegato ho l'hard disk esterno. Eccolo qua, così viene anche alimentato e tutto funziona correttamente con l'iPad e quindi anche con LumaFusion. Allora, innanzitutto bisogna aggiungere, ma ve lo faccio vedere dall'inizio, bisogna aggiungere un nuovo link esterno. Allora, quando noi, vedete qua, abbiamo in alto a sinistra i nostri album, le foto condivise, eccetera, che sono riprese dal fiorellino che indica la nostra libreria. Clicchiamo sul fiorellino e vedete che abbiamo la scritta file. Se noi clicchiamo su file non vediamo ancora la nostra fonte esterna, dobbiamo fare aggiungi collegamento a cartella. In questo caso vedete che io ho USB FAT in fondo, che è il mio hard disk esterno, lo selezioniamo e clicchiamo su fine. Ecco che adesso abbiamo la nostra fonte esterna. Quindi cliccando sulla fonte esterna noi possiamo andare a selezionare le clip che ci interessano utilizzare per il nostro video. Possiamo altresì creare un nuovo progetto e salvarlo direttamente. Adesso andiamo a vedere, per esempio, selezioniamo una clip esterna e l'aggiungiamo al nostro progetto fatto di clip interne. Quindi anche questa è una cosa interessante da vedere, possiamo mescolare clip che abbiamo sull'iPad e clip che non abbiamo sull'iPad. Ed ecco qua, vedete che la nostra clip è perfettamente integrata con la clip, con le clip che abbiamo sull'iPad. Quindi su un progetto recente ho inserito una clip di 5 o 6 anni fa addirittura. Vi faccio vedere che funziona un attimo, perché poi c'è il copyright, c'è la musica, eccola lì, perfetto, e vedete che funziona correttamente. Adesso poi noi, una volta che volessimo dismettere, possiamo aggiungere varie fonti. Adesso ho messo l'USB FAT, poi possiamo mettere altre 2, 3, 4 hard disk, quelli che riuscite a supportare magari con un hub di connessione esterno. Però mettiamo il caso che non vogliamo più utilizzare questa fonte, che non ci interessa più. Allora, innanzitutto cancello la clip. Allora noi teniamo premuto sulla fonte da selezionare e schiacciamo su remove. Ok, quindi cancelliamo il nostro coso esterno ed ecco che noi non abbiamo più il nostro hard disk esterno, quindi torniamo a lavorare con le nostre clip interne. Bene, questo è tutto.
Un caro saluto a Gennaro e a tutti i seguaci o followers, come si dice oggi, di Smart Video Photography. Ci vediamo in un prossimo video. Un caro abbraccio a tutti. Ciao da Ermanno. Input numerico. Altra funzione interessante, finalmente la possibilità di inserire valori numerici per decidere un'animazione, un spostamento, una rotazione, quello che volete. Come si fa? Niente di più facile. Si va ovviamente sulla clip interessata. Qui è cambiato, avete visto, non ci sono più le iconette di, diciamo, LumaFusion, ma c'è proprio diciamo il preview della vostra clip. Quindi io parlo del mio 2017 iPad, come avete visto il filmato del drive esterno è stato fatto con quello di Ermanno, perché io non intendo cambiare iPad, e comunque è molto più veloce, secondo me si è velocizzato almeno del 10% il mio 2017. Quindi come faccio a cambiare una posizione? Benissimo ragazzi, vado qua in questa matitina ed esce fuori una super calcolatrice. Andiamo un po' a esaminare tutto quello che c'è. Abbiamo ovviamente qua, non posso spostare il mouse perché è pazzo, abbiamo dalla parte sinistra tutti i numeri, abbiamo il più o il meno, il per e il diviso, abbiamo i valori preimpostati, dalla parte destra abbiamo le frecce per andare avanti e indietro, nel senso che i valori, abbiamo l'enter e abbiamo il più o meno che si usa sempre in matematica, le x per cancellare e il punto. Se volessi spostare a 0 la mia clip, vado su 0, vedete, e si sposta, ok? Se adesso volessi rimetterla dove era, 50, faccio così, vedete qua dentro ok, il numerino si forma, vado a Enter e si riposiziona dove l'avevo messa. Molto interessante, ma posso farlo anche con la rotazione, ovviamente. Posso dare, che ne so, 180 e do Enter. Vedete che praticamente, ok, cioè è una cosa fantastica secondo me, e con questi posso ovviamente andare a fare diciamo una rotazione o uno spostamento di fine. Posso fare anche delle addizioni, adesso facciamo 0 anche qui, ok, posso fare, non so, vado a sempre nella posizione, faccio, che ne so, faccio 20 meno 30. Vedete che qua si compone la mia formula, vado così e lui praticamente mi fa il calcolo. Ragazzi, molto bella questa funzione, sono contento. Si esce ovviamente con la X, qua, oppure si esce ovviamente cliccando nuovamente sulla matita. Bene cari amici, avete visto quante novità belle, ma ne arriveranno ancora in autunno, solamente che saranno compresi in pacchetti a pagamento. Quello ovviamente ognuno di noi, visto le esigenze, si comprerà quello che più utilizzerà. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che le plugin che io ho installato, che installerò nel corso diciamo del lavoro con le plugin di terze parti, parlo dell'audio, creerò una pagina apposta su LumaFusion Italia o lumafusion.it, dove potrete andare ovviamente a scaricarvele, linkate all'Apple Store, così non fate fatica a cercarle, ma non perché non siete bravi, ma però, come dire, un valore aggiunto non indifferente, così almeno non vi andate a sbattere su l'Apple Store per trovare quelle, soprattutto quelle compatibili. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ringrazio per i numerosi iscritti che stanno arrivando, veramente stanno esplodendo, per me, io parlo per me perché per me sono tanti, 2050, vi rimando al prossimo video, ovviamente vedremo nel corso dell'anno le novità, adesso ci fermeremo un pochino per Ferragosto, però vedremo le novità. Vedete davanti a me un gimbal nuovo? Andiamo a scoprirlo molto presto, perché fa qualcosa che gli altri non fanno. A presto, un abbraccio da Gennaro. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie.